Quella che sto per preparare è una delle ricette che amo di più in assoluto, un piatto della tradizione da fare in casa che non passa mai di moda. Sto parlando degli gnocchi. Iniziamo! Per i miei gnocchi parto subito dalle patate, che sono l'ingrediente fondamentale. Io utilizzo delle patate rosse perché sono sicura della riuscita degli gnocchi, perché per gli gnocchi occorrono patate asciutte, farinose, quindi non le patate novelle che sono molto acquose. Se avete delle patate vecchie in cantina, usate quelle perché sono appunto un pochino più asciutte. Quindi le lascio intere, più o meno della stessa dimensione, perché prima le laviamo e poi le cuociamo tutte insieme, quindi se ce n'è una troppo piccola e una molto grande i tempi di cottura varieranno. Quindi patate della stessa dimensione, io preferisco le rosse, ma come vi dicevo basta che siano belle farinose e asciutte, e andiamo a lavarle. È il momento di lessare le patate. Come vedete non le ho sbucciate perché voglio che non si annacquino troppo, se le fate a pezzetti trattengono più acqua. Quindi qui c'è dell'acqua che sta bollendo, la salo e mettiamo all'interno le patate più o meno della stessa dimensione, come vi dicevo, così il tempo di cottura sarà abbastanza uniforme. Per queste patate ci vorranno circa 30-40 minuti, ma se volete dimezzare il tempo di cottura potete anche usare la pentola a pressione. È trascorso il tempo di cottura, quindi verifico che le mie patate siano tenere infilandole con uno stecchino. Come vedete sono cotte, riesco a trapassarle facilmente. Spengo il fuoco e scolo le mie patate. E ora bisogna sbucciare le patate, le infilziamo con una forchetta e con un coltellino eliminiamo la pelle. Volendo potreste metterle così come sono o anche a metà con la buccia stessa nello schiacciapatate, schiacciare e fare rimanere la buccia all'interno. Ho sbucciato tutte le patate, ora prendo la farina, ne metto un pochino sul piano e ci distribuisco sopra la purea, schiacciando la patata con lo schiacciapatate. Un tempo si diceva quanta farina ci vuole per fare gli gnocchi e la risposta solitamente era quanto se ne prende la patata. Quindi diciamo che dipende dalla varietà, da come la cuocete, e impastandola vi renderete subito conto se dovete aggiungere o no della farina. Ora inizio ad impastare e poi io aggiungo anche un uovo, che non è necessario, alcune persone non lo mettono, altre sì. Aggiungo anche un po' di sale e impastiamo tutto. Mia nonna diceva sempre che aggiungere l'uovo dava più tenuta allo gnocco una volta che lo si lessava. Un'altra cosa importante è non pressare troppo l'impasto, altrimenti lo gnocco diventerà troppo sodo, quindi impastiamo sì, ma stando leggeri. Prendo un pezzetto di impasto, formo un filoncino, da cui poi ricavo i miei gnocchi. Ne prendo dei pezzettini, infarino uno rigagnocchi e ce li passo sopra in questo modo. E procedo così fino a terminare tutto l'impasto. Se non avete un rigagnocchi potete utilizzare una forchetta passando il pezzetto così al di sopra. L'importante è dare sempre questa conchetta al centro, imprimerla in modo che lo gnocco sarà meno pieno e cuocerà prima. Siamo pronti per cuocere gli gnocchi. Ho dell'acqua in ebollizione, l'ho già salata. E adesso ci butto gli gnocchi. Mi raccomando, l'acqua non deve bollire in modo vorticoso, altrimenti romperà gli gnocchi, quindi un bollore molto lento, molto dolce. Gli gnocchi saranno pronti quando riaffioreranno a galla.
Ecco i miei gnocchi pronti per essere scolati. Li condirò con un buon pesto di basilico. Una volta pronti potete decidere se gustarli al momento con un buon sugo o un buon ragù, oppure congelarli. In questo modo li avrete a disposizione quando volete, ma una cosa è certa, gli gnocchi sono sempre buoni in ogni occasione.